quando sono andata all'Android Office, avevo chiesto appunto se potevano darci delle nuove shower curtains, delle nuove tende da doccia, perché quelle che ci sono stravecchie, chissà da quanto tempo sono lì, c'era bisogno. Pare che quando gliel'ho chiesto la tipa mi fa: ma avete provato prima a pulirle in lavatrice? Ho detto: "Ma penso che un lavaggio in lavatrice non può sistemare tutti i problemi di queste shower curtains." Vabbè. E gli ho chiesto se era possibile averli, gli ho detto: non serve che mandate una persona proprio a fare l'installazione, basta che ce le lasciate giù al piano terra, vicino all'ingresso, mi avvisate, io me le vado a prendere e me le metto su. Stamattina ho lavorato da casa, ho appena finito, perché appunto volevo un po' avere il cervello fresco per l'esame di danese che ho stasera. E mentre ero letteralmente qua, tra le 8 e mezza e le 9, stavo mangiando la mia colazione, apre la porta un signore e tipo, good morning, cioè, ok? E arriva con una sola e io, che sarei dovuta andare in bagno poco dopo, gli ho chiesto: scusa, non serve che entri e fai tu l'installazione, faccio io. E comunque ne avevo chiesta più di una, perché appunto i nostri mistici bagni, noi abbiamo 2 bagni su questo piano, di cui uno ha 2 docce, quindi abbiamo 3 tende da cambiare. Vabbè, l'ho lasciato qua, e poi mentre avevo già iniziato a lavorare, a un certo punto l'ho sentito entrare e lasciare le altre 2. Ma io odio queste cose, cioè una delle cose che odio appunto di questo palazzo è che quando chiediamo una qualche sostituzione o una cosa da sistemare, eccetera, all'Android Office non ci avvisano di quando verranno a farlo, chiedono va bene questo orario, ma in realtà chiedere va bene questo orario non è troppo un problema, però non ci avvisano, non ci dicono: guardate, verrà una persona a fare questa cosa in questo giorno a questa data. No, semplicemente si presentano e fanno, e nel senso, non è mai capitata una situazione strana, però magari, cioè, tu stai andando dal bagno a camera tua dopo la doccia un attimo un po' più, ti ritrovi a caso una persona in corridoio vestito da tecnico che sta cambiando la serratura. Avvisate! Non so, questa cosa mi dà davvero tanto fastidio. Comunque, adesso vado a ritirare le altre cose che sono arrivate a me e alla mia amica da AliExpress. Let's go verso l'esame di danese. Penso di passarlo, sì, però comunque un po' di caca c'è. Andiamo. Esame di danese passato, ufficialmente livello 1, che insomma non è tantissimo, non è sicuro abbastanza per avere una conversione vera e propria con una persona danese, però è abbastanza per appunto aver messo delle basi e continuare in questo percorso, e posso dire appunto ufficialmente io A1 in danese. Comunque nel pacco che mi era arrivato agli Express avevo preso 2 cose principalmente, una proprio per utilità, volevo una lampada che fosse carina, che fosse anche un oggetto carino da tenere in giro, ma anche che fosse trasportabile, non collegata a nessuna presa, per usarla fuori in giardino sui tavolini all'esterno, visto che non abbiamo una luce vera e propria all'esterno. Punghetto. E anche colori diversi. Ed è admirabile. L'altra cosa invece è una borsa nera. Allora, me l'aspettavo un po' più piccolina in realtà, però volevo una cosa che avesse più o meno le stesse funzioni della borsa di Uniqlo, che io ho beige, quindi una cosa abbastanza casual, una cosa abbastanza semplice, non una borsa elegante, non in pelle, e che fosse abbastanza capiente per mettere gli essential più qualcosa in più. Addosso sta così, con queste ruffles, che in realtà hanno anche una funzione, cioè
adesso da vuota fa un po' strana, che in realtà la cosa cos'è? Perché se, adesso non ho voglia di farlo, però se si stringono diventa ancora più torfolato, però appunto però la lunghezza della borsa si accorcia, quindi può essere anche un po' da spalla, è un po' più lunga di una borsa da spalla. Però sì, me l'aspettavo un po' più piccolina, però comunque carina secondo me da viaggio incomoda perché insomma è abbastanza compattabile rispetto ad altre borse, schiacciandola bene la posso mettere anche all'interno di uno zaino senza problemi. E niente, queste sono le due cose principali, poi non ho qua cover il telefono. Visto che mi sono ritrovata con 15.000 kg di albicocche mandati dalla mia zia, devo usarle un po' perché non posso mangiare tutte, anzi alcune stavano iniziando ad andare a male perché insomma erano tante e c'è un limite di quante albicocche può mangiare una persona in pochi giorni, e quindi mi sono ricordata di una torta di Cooker Girl che era strafacile e adesso ne faccio tipo mezza porzione. Siamo andati all'evento, ma non so, non stava... Something was not working. Cioè, la musica ci stava, c'era da bere, le persone più o meno sono quelle che ci sono state anche ad altri eventi simili. Però boh, quindi siamo stati poco, tipo un'oretta e mezza, ho preso una birra, ho mangiato uno dei croissant salati che c'erano, chiacchierato un attimo e basta. Vabbè, eravamo anche tutte un po' stanche, avevamo lavorato tutte oggi, quindi un attimo così. Nulla, più tempo per editare, visto che sono abbastanza indietro con tutto quello che vorrei fare, quindi è andata così. Arrabbiatissima perché io e la mia amica volevamo andare al mare, ma il cielo è così. Fa caldo anche, ma direi che non ha senso neanche mettersi la crema solare per mettersi al sole. Nella settimana che sta arrivando è previsto brutto tempo praticamente tutti i giorni e volevo avere appunto un relaxing beach day prima dell'esame di domani e invece mi attacco perché è proprio, cioè fa anche caldino ma no sole. Vabbè, quindi sono andata da Normal e adesso ho preso anche questi mochi al tè verde, non so se, anzi è al matcha latte. Adesso ho bisogno di almeno di un sweet treat per tirarmi sul morale. Vicino. Più buono di altri mochi al matcha che ho provato. Ci sta. Quindi adesso continuo a ripassare per domani e poi penso che faremo un po' di pianificazione, finiremo di prenotare le varie cose che dobbiamo prenotare per il viaggio in Norvegia. Crazy prices. Sei più veloce ma non ci interessa anche. Costa di più. So details. Allora, What? before the rain. No, we show it for the whole day. Like it's gonna rain still in the whole morning. But just during the opening the I don't browser. see. It's just, this is the freebie? That's it? Bitch! We did a big ass order. This is Dude, what is mine. that? Oh, that's This like is it's my- smaller. Yes. It's her haul.
esame fatto, abbiamo preso un 10, che è il voto che mi aspettavo, ma non l'abbiamo preso per le motivazioni che mi aspettavo. Io mi aspettavo che ci dicessero avete fatto e testato solo un prototipo, quindi ci aspettavamo che andaste avanti, oppure non avete approfondito abbastanza questo aspetto del design, eccetera. E invece ci hanno detto perché alcune metodologie, alcuni paper che abbiamo referenziato e cose così, soprattutto sui metodi, non era chiaro esattamente perché l'avessimo scelto e anche perché avessimo scelto quel determinato momento per utilizzarlo. Però sono soddisfatta, poi dopo aver finito l'esame abbiamo fatto anche una chiacchierata con il nostro research supervisor e abbiamo parlato anche un po' di, siccome lui sarà un po' più presente il prossimo anno nel nostro corso, perché lui principalmente insegna in un altro, abbiamo parlato un po' delle cose che ci piacciono di questo corso e cosa invece potrebbe essere migliorato, cambiato, insomma, magari appunto non, chiaramente non verrà fatto subito, nell'immediato, però ecco. Ho fatto un po' di conversazione in chill e c'è un diluvio oggi, piove tantissimo. Per fortuna, cioè nel momento in cui dovevo tornare a casa c'era davvero diluvio, ma pesante. Per fortuna una delle mie compagne di gruppo aveva la macchina perché adesso deve andare a lavoro e quindi mi ha insomma aggiunto 5 minuti di percorso e mi ha lasciato a casa perché sennò mi sarei arrivata completamente, come si dice da noi, spromba. E niente, adesso un po' di relax e poi devo finire di fare la focaccia per oggi pomeriggio. Ma io perché cavolo ho fatto questa spesa enorme che tra una settimana torno a casa? Comunque, finalmente fatte le analisi del sangue, dovrei avere i risultati per ferro e B12 entro oggi, tra oggi e domani, e invece con gli allergici ci vuole un po' di più, però ho perso 40 minuti perché all'inizio non so perché non volevano farmelo fare, cioè nel senso pensavo di entrare e dire ok sì è per questo e mi facevano il prelievo subito e invece ho dovuto aspettare un po' e quindi alla fine ho perso 40 minuti oggi mi sono anche svegliata tardi, quindi vabbè sarà una giornata short. Ufficialmente andando all'ultima lezione di danese prima della pausa estiva. Price is so good. The price is great. They're so Yes. salty. I wanted a bite of the cake. I was like, am I gonna get the same cake that she bought me? Like let's try different things. Oggi giornata chill, mezzogiorno non ho ancora fatto niente, ma ieri sera sono uscita con le mie conquiline, diciamo che è alla fine, diciamo che questa mia prima stagione, questo mio primo più o meno anno in Danimarca si sta concludendo. La mia conquilina estone avrà la cerimonia di laurea venerdì e poi domenica parte, va via da questa casa. E anche l'altra conquilina canadese potrebbe trasferirsi già prima che io torni ad agosto. E quindi sì, diciamo che sta finendo un po' questa prima era. E ci siamo resi conto l'altro giorno che non siamo mai uscite tutte e tre insieme. Cioè, abbiamo bevuto tanto a casa o in cortile, eccetera, però non eravamo mai uscite fuori insieme. E quindi siamo andate prima a volevamo prendere gli hamburger, volevamo mangiare lì, ma il posto stava per chiudere e quindi abbiamo preso da sport. E poi siamo andate in un pub e poi siamo andate in un altro bar in cui ci ha raggiunto anche la ragazza polacca che viveva qua le prime 2 settimane in cui mi sono trasferita, che anche lei si sta laureando. E niente, è stata una bella serata. Stamattina abbiamo fatto un'ultima bella chiacchierata. E adesso devo un po' gestire un po' di cose per il tirocinio, inviare un po' di mail in giro. E poi oggi pomeriggio vado allo Store Center
per vedere se trovo un nuovo costume. Ho appena ricevuto la mail che dice quale sarà il mio stipendio questo mese e ho appena fatto il calcolo dello stipendio, appunto, che in teoria mi dovrebbe arrivare lunedì, più le su, e non so, mi viene quasi, cioè, da piangere di gioia perché non riesco ad assimilare quasi il fatto che questo sia una possibilità, cioè non una possibilità, il fatto che questo sia la mia vita adesso e, e anche sotto un'amarezza pensare che se fossi rimasta in Italia difficilmente sarebbe possibile e che adesso tornerò a casa e la maggior parte dei miei amici non sono chiaramente nella stessa situazione. E mi fa quasi arrabbiare il fatto che io possa ricevere tutto ciò è possibile solo perché me ne sono andata dal mio paese e che questa struttura non sarebbe fattibile in Italia. Ed è una realtà orrenda. E allo stesso tempo, cioè, mi sembra assurdo a quest'età, mentre sto studiando, ricevere tutto questo. Nonostante sia tornata a casa alle 8:30, avevo voglia di farmi i peperoni ripieni, quindi adesso è quasi un'ora dopo. Allora, le ho messe. Ma mi fa molto strano, io sono proprio una persona che non è abituata ad avere le unghie lunghe e penso che davvero che dureranno poco. Mi dispiace perché sarà uno spreco, però mi dà fastidio anche proprio scrivere, cioè io sono abituata a scrivere con i pollici, ma perché ho sempre anche proprio le unghie corte e adesso doverlo fare piano piano con l'indice, ci metterò un po' di più a secondo me mi romperò le scatole prima di abituarmi effettivamente e che andrò a chiedere l'acetone alla mia amica per levarle. Però boh, magari resisterò invece e le terrò per un po'. Però sì, mi fa davvero molto strano, non sono proprio abituata. Ho appena scoperto che tra mezz'ora devo fare una presentazione che non sapevo di dover fare. È tipo tutto un intero team. Yeah. Allora, situazione unghie. Questa mi è caduta nel cesso al lavoro stamattina, quindi non è durata, cioè è durata 12 ore sostanzialmente, però le altre sono ancora integre. Vediamo quanto sopravvivranno. Sono gli Hunger Games delle mie unghie, quella che sopravvive di più vincerà. Sono andata a casa da lavoro, mi sono fatta una doccina, adesso mi riposo un po' perché poi stasera devo uscire e non vorrei collassare. Però mentre tornavo a casa mi sono fermata a prendere un bel croissant da Hollands perché ho realizzato che di solito quando facevo l'ultimo esame della sessione mi prendevo uno sweet treat e non l'avevo ancora fatto questa sessione, quindi adesso mi mangio questo con crema al cioccolato e lamponi. Sono 3 drink in. Finalmente si va in spiaggia.
fucking great. Approved. So good. Approved. Allora, oggi ultimo giorno di lavoro in presenza qui all'ufficio di Colding, perché appunto tra 2 giorni poi parto per tornare a casa. E fa caldissimo, cioè ieri faceva caldo in spiaggia ovviamente, oggi però ci sono più o meno le stesse temperature, ma più umidità e più rischio di diluvio, cioè in teoria stasera dovrebbe fare tempesta. Fa così tanto caldo che io sto utilizzando il regalo che mi hanno fatto le mie amiche, cioè questo. Io non pensavo ne avrei avuto bisogno, ero là, no vabbè dai, cioè in Danimarca, lo userò magari un giorno così, quando torno ad agosto. Invece adesso fa caldo vero e quindi mi fa molto utile averlo, forse lo userò anche stanotte, boh, dipende se quando inizia effettivamente a piovere. E comunque stasera vado finalmente a provare un ristorante messicano che è aperto qualche mese fa con le mie amichette. Rischiamo di beccarci il diluvio, sì, però è anche l'ultima sera in cui probabilmente ci vediamo tutte prima che appunto metà di noi tornino nei propri paesi. E poi ci si rivede ad agosto barra con alcuni a settembre, quindi oggi sapeva proprio d'estate, cioè è come appunto almeno da noi in Veneto a luglio ci sono quelle giornate in cui fa stracaldo e poi c'è la tempesta per 2 giorni, quindi beh, è un po' di venticello anche a voi. Ho iniziato a fare la valigia. Diciamo che ho già riempito questa e poi dovrò chiuderla all'interno di quella grande, così, perché all'andata Ryanair ho appunto solo la valigia grande da imbarcare, quindi impacchetto tutto così e poi al ritorno avrò le 2 valigie separate, quindi posso portare più cose. Allora, sono andata a prendere le ultime cose che mi servivano e ho preso questo. C'è un negozio di tè locale che è anche un po' fancy così, e sono stata attratta proprio ad entrarci. E ho preso questo per mia sorella, che è una grande bevitrice di tè alla pesca in estate. E ho detto, senti, proviamo. Non ho intenzione di aprirlo e provarlo qua. Però insomma magari è una cosa più buona anche con un po' meno magari carico di zuccheri. Però sì, è fatta da Hamburgo, però viene proprio distribuito direttamente da... ma forse è una catena? Forse The Boutique Sanderhaus è una catena? Non lo so. Comunque packaging un po'... Io sono una vittima dei buon packaging, quindi... E poi dopo mi sono bevuta un matcha, ho fatto un matcha per me e una mia amica, che anche lei parte domani. E adesso finisco di sistemare un po' di cose che devo sistemare. Sarà meno di 20 kg? Boh, lo spero vivamente. Allora, ho portato la valigia giù e l'ho fatta provare a pesare anche a una mia amica e lei mi fa, questi sono più di 20 kg. E ho tolto un po' di cose ed eravamo là, sì vabbè, ma questi in totale cosa saranno? 500 grammi? In realtà è quasi 1 chilo di roba e quindi mi chiedo, se questo è 1 chilo di roba, quanto pesa effettivamente la mia valigia? E spero che non sfori tanto. Comunque adesso metto le ultime cose in zaino, mi metto la felpa perché sono quasi le 11 e tra poco esco di casa per andare in stazione. Mi aspettano appunto circa 2 ore e mezza, 3 di treno e poi avrò una meravigliosa notte all'aeroporto di Copenaghen. E sto ufficialmente lasciando la mia nuova cameretta nuova.
ormai è quasi un anno che sono qui e la sto per lasciare per un mese, mi fa molto strano e beh, per tutti gli italiani all'estero lo sanno com'è un po' questa crisi identitaria in cui non sei né dall'una né dall'altra parte, nel senso che appunto per me anche questa ormai è diventata casa, ma allo stesso tempo non è ancora casa. Non la spero tutto ok con le valigie, è sempre così, cioè sempre. Anche perché già il peso della valigia in sé sarà cioè almeno 8 penso, cioè almeno 5 di quella grande vuota e 3 di quella piccola, credo, stimando. E non capisco perché mettono 20 kg di disponibilità quando in quelle valigie ci sono chiaramente molto più di 20 kg a livello di, cioè il volume delle cose che ci puoi mettere arrivano a pesare molto più di 20 kg. Vabbè. Andiamo, devo andare. Mi sento come quando facevo le notti durante Interrail, solo che mi sono scordata della mascherina. Sono in aeroporto da quasi un'ora e Ryanair sta facendo uscire il numero di dove fare il check-in. Sto un attimo sperando perché mi sto rompendo i coglioni e vorrei andare a fare il controllo di sicurezza. Io solo dopo il controllo di sicurezza mi posso rilassare. Vabbè, cioè ho 2 ore ancora prima del volo, però mi dà fastidio, cioè perché non stanno facendo uscire su a quale... dove devo andare per lasciare questa valigia. Andando verso l'infinito e oltre per raggiungere i cavoli di gate di Ryanair.